Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo braccialetto facilissimo e velocissimo da fare e tra l'altro il materiale che viene impiegato è davvero poco. Infatti per fare questo braccialetto che è finito, quindi compreso asola e bottone, misura circa 19 cm, ho usato soltanto 40 cristalli da 6 mm. Ma nonostante tutto è un bracciale che riempie davvero il polso, fa la sua bella figura, diciamo. Detto questo, vi lascio al materiale e al tutorial. Buon lavoro! Per questo progetto avremo bisogno di filato. Io sto utilizzando il color oro numero 9 con cristalli da 6 mm che ho precedentemente infilato. Ne ho infilati 55 circa. Quando avrò realizzato il braccialetto vi dirò esattamente quanti ne ho messi. Dopodiché avremo bisogno di un ago infilaperle, un uncinetto, io sto usando l'1,50, colla per bigiotteria, forbici, un cristallo grande per realizzare la chiusura, però se voi siete abituati ad usare altro tipo anellino moschettone, un bottone, una chiusura calamita, è indifferente, usate la chiusura che più preferite. Ed eventualmente un ago da lana per poter nascondere le codine. Operazione che ripeto sempre, se siete abituati a fare con l'uncinetto, va benissimo l'uncinetto. Come prima operazione da fare dovrete prendere l'ago apribile, inserire il filo ed andare ad inserire tutti i cristalli. Io, come vi ho già detto, questa operazione l'ho già fatta, quindi partiamo subito con la lavorazione. Lascio un pezzettino di filo, faccio il mio nodino iniziale e vado a fare 5 catenelle. Vado a prendere 4 cristalli, li chiudo insieme con una catenella. Vado a fare 1 o 2 catenelle, vedete voi, perché dovremmo entrare tra il primo e il secondo cristallo, quindi non andremo al centro come abbiamo fatto di solito, ci inseriremo tra il primo e il secondo cristallo con un punto bassissimo. Li dovete vedere voi se vi basta una catenella o se ve ne servono 2. Io credo che nel mio caso una sia abbastanza. Dopodiché vado a fare 3 catenelle di separazione. Vado a prendere i miei 4 cristalli, li chiudo insieme, vado a fare una catenella, entro tra il primo e il secondo cristallo con un punto bassissimo. Ecco, se fate una catenella, se è il caso, allungatela un pochino. Se vedete che 2 sono troppe e una è poca, ne fate una e l'allungate un po'. Dopodiché vado a fare 3 catenelle di separazione, prendo i miei 4 cristalli, li chiudo insieme, catenella, entro tra il primo e il secondo cristallo utile, chiudo con un punto bassissimo, vado a fare le mie 3 catenelle, prendo i miei 4 cristalli, li chiudo insieme, catenella di separazione, entro tra il primo e il secondo cristallo disponibile, chiudo con un punto bassissimo, 3 catenelle, ho preso i miei 4 cristalli, li ho chiusi con una catenella, ho fatto la catenella ulteriore, entro tra il primo e il secondo cristallo con il mio punto bassissimo e vado avanti in questa maniera
finché non ho raggiunto la circonferenza del mio polso. Una cosa che mi sono dimenticata di preparare è il metro da sarta. Vi servirà anche un metro da sarta. Io, avendo un polso di 16,5, mi fermerò intorno ai 16, considerando che poi cristallo, asolina aggiungeranno poi 2 centimetri che mi servono per rendere il braccialetto giusto per me. Vado avanti finché non sono arrivata a 16 centimetri. Sono arrivata a 16 centimetri e mezzo, quasi 17, lo lascio così, mi va bene. Una volta che siamo arrivati alla misura di cui abbiamo bisogno, andremo a fare una serie di catenelle. Ovviamente avete la possibilità di giocare con le catenelle, nel senso, se aggiungere un gruppo di cristalli vi allarga troppo il braccialetto, voi potete semplicemente fermarvi prima e ragionare con le catenelle, vedere quante metterne per poter ottenere la misura che desiderate. Io ne ho già fatte 2, ne faccio 4 in totale, dopodiché vado a realizzare l'asola per inserire il cristallo, la chiusura, l'occhiello. Quindi ne ho fatte 4, parto da capo e ne vado a fare una decina ancora, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. vado a chiudermi con un punto bassissimo alla prima delle 10 catenelle. Faccio la prova per vedere se il mio cristallo passa, sì. Tenendo il lavoro dal rovescio, quindi io devo avere il dritto delle catenelle verso di me, vado a fare un paio di punti bassissimi ancora. Dopodiché qui mi restano 2 catenelle, vedete, 1, 2, vado a farne 2, in modo da ottenere questa parte di braccialetto lavorata in maniera speculare. Dopodiché entro tra il primo e il secondo cristallo che trovo vicino all'uncinetto e vado a fare il mio punto bassissimo. Faccio la mia catenella, se ho 2 come avete bisogno, io ne faccio una e poi l'allungo un po'. Faccio le mie 3 catenelle di separazione, vado a prendere il gruppo successivo tenendo sempre il dritto delle catenelle in alto, entro tra il primo e il secondo cristallo che ho a disposizione, chiudo con un punto bassissimo, vado a fare la mia catenella, mi sposto nel cristallo successivo e chiudo con il punto bassissimo, vado a fare le mie 3 catenelle, entro tra il primo e il secondo cristallo e chiudo con il punto bassissimo, faccio una catenella, entro nel cristallo successivo, faccio il mio punto bassissimo, vado avanti con le mie 3 catenelle, facendo bene attenzione che il dritto delle catenelle sia rivolto verso di noi, entro nel gruppo successivo tra il primo e il secondo cristallo con il mio punto bassissimo, catenella di separazione, mi sposto nel cristallo dopo e vado a fare il punto bassissimo e continuo fino a che ho coperto tutti i miei gruppi di cristalli. Ci vediamo alla fine, vediamo come girare. Arrivata alla fine dei nostri gruppi di 4 cristalli, devo andare a fare una serie di catenelle che mi consenta di arrivare a metà del nostro cristallo. Probabilmente ne farò 2 e vado ad inserirmi nella terza catenella che ho a disposizione, quindi questa qui
ne avete una piccolina piccolina che si nasconde dietro il cristallo, 1, 2 e 3, e mi inserisco qui con un punto bassissimo. Dopodiché giro il lavoro entro nell'archetto che ho subito dopo direttamente con un punto basso. Tenete fuori questo filo perché vi servirà dopo per inserire il cristallo. Qui ho 2 catenelle e vado a realizzare 2 punti bassi. Vado a fare un archetto di 3 catenelle. Una volta fatte le 3 catenelle mi sposto nell'archetto successivo e andrò a fare, lì dovete giocarvela un pochino, 3 o 4 punti bassi. Credo che ne farò 4. Tre catenelle, entro nell'archetto successivo, i 4 punti bassi mi va bene, quindi vado a fare i 4 punti bassi. Vado a fare le mie 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e faccio i miei 4 punti bassi. Tre catenelle, entro nell'archetto successivo, vado a fare i miei 4 punti bassi e vado avanti finché non arrivo alla fine di questa riga. Ci vediamo quando sono arrivata qui e vedremo come girare. Sono arrivata a fine riga, ho l'ultimo cristallo da coprire con le catenelle, quindi vado a fare le mie 3 catenelle. Qui entro nell'ultimo archettino, vado a fare anche qui, vedete, 2 o 3 punti bassi. Io ne ho fatti 2 all'inizio, ne farò 2 anche qui. Poi questo spazietto qui vado a chiudermi con un punto bassissimo, dopodiché mi sposto nell'archetto successivo, vado a lavorare un punto basso, un secondo punto basso. Vado a fare le mie 3 catenelle, entro nell'archetto e proseguo con la stessa lavorazione che abbiamo fatto dall'altra parte finché non arrivo alla fine della riga. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Sono arrivata all'ultimo cristallo, vado a fare le mie 3 catenelle, mi inserisco nell'ultimo archetto disponibile con gli ultimi 2 punti bassi nel mio caso, perché all'inizio ne ho fatti 2, quindi andrò a lavorare in maniera speculare e ne farò 2. Vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile e vado a fare una catenella di sicurezza, dopodiché taglio il filo e con l'ago da rana vado a nascondere questa codina. Quindi passo sotto
Una volta portato sotto il filo vado a fare una serie di punti asola e siccome la lavorazione lo permette vado a far passare il filo attraverso i punti, dopodiché metterò un goccino di colla, taglierò il filo e tutto verrà fermato. Adesso passiamo alla fase del cristallo, quindi vado a riprendermi il mio ago in filaperle, il mio cristallo, vado a prendere l'uncinetto, inserisco nella prima catenella che ho a disposizione, la prima catenella libera, porto su il filo e vado a fare un punto bassissimo nella catenella successiva. Voi farete tanti punti bassissimi quante catenelle avete per arrivare ai punti bassi. Vedete? Qui ho il mio punto basso, ci entro, faccio un punto bassissimo, dopodiché faccio il mio nodino di sicurezza e vado a fare l'operazione che ho fatto dall'altra parte, cioè farò una serie di punti asola, dopodiché metterò la colla e ci vediamo quando la colla sarà asciutta. Ed ecco il braccialetto finito, un lavoretto semplice con poco materiale, infatti ho usato soltanto 40 cristalli per un bracciale che è finito è intorno ai 18-19 cm. Per finito intendo con asola e cristallo. Con questo è tutto, ciao e alla prossima!